Inter-Lazio 2-0, quarti di finale superati, si torna in semifinale dove affronteremo il Milan in un doppio derby andata e ritorno che però oggi è lontano nel tempo, quindi lo lasceremo lì per qualche settimana e ne riparleremo. Ora dobbiamo concentrarci su questo Inter-Lazio che ci ha dato tanti spunti e dobbiamo analizzare questa partita come facciamo sempre con il nostro format del giorno dopo, uno dei più richiesti in assoluto qui sul nostro canale. Allora ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo contenuto, nuovo appuntamento con le 5 cose che potresti non aver visto in questo Inter-Lazio 2-0 e ci sono degli spunti tattici, dei numeri molto interessanti, ma ormai è diventata consuetudine, purtroppo, devo dire, soprattutto nelle ultime settimane, bisogna partire dall'ennesima assurda polemica arbitrale che dal punto di vista mediatico sta diventando sempre più clamorosa, secondo me. C'è una disparità di trattamento negli episodi relativi all'Inter che trovo veramente imbarazzante. In questo caso si discute tanto per il gol segnato da Marco Arnautovic che riceve questo pallone sugli sviluppi di un calcio d'angolo, col mancino batte a rete, Mandas rimane pietrificato, davanti c'è De Vrij che secondo molti è in una posizione attiva di fuorigioco che dovrebbe portare all'annullamento del gol. Ora, io prima di dare spazio alle impressioni, alle discussioni, eccetera, eccetera, partirei sempre dal regolamento. Il regolamento che dice questo: un attaccante, indicato con la lettera A davanti al portiere, lo vedete in questa grafica del regolamento, è in posizione di fuorigioco se ostruisce chiaramente la linea di visione del portiere. Quindi bisogna cercare di capire se De Vrij ostruisce chiaramente la linea di visione del portiere. È un'immagine dubbia, io sfido chiunque a dire che De Vrij ostruisce in maniera chiara la visuale del portiere, se non con delle interpretazioni molto soggettive come quelle che stiamo vedendo in questo momento in giro, perché da un lato la Gazzetta dello Sport parla di un episodio dubbio, di un fuorigioco dubbio, Corriere dello Sport e Tutto Sport manco a dirlo, dicono che è un clamoroso errore, adesso ci arriviamo, Tele Lombardia dice che è regolare, Calvarese, l'ex arbitro, dice che è regolare, ma soprattutto ragazzi l'AIA, cioè gli arbitri, hanno detto che questo episodio è regolare. Regolare perché ci sono 3 parametri che lo rendono regolare. Il primo intanto è che il portiere è comunque fuori causa. Il tiro di Arnautovic è improvviso, forte e difficilmente il portiere sarebbe potuto intervenire. Comunque è fuori causa, il pallone è molto distante. E questo è un secondo parametro proprio legato al fatto che il pallone passa molto distante da De Vrij e la posizione da cui tira Arnautovic comunque è lo stesso molto distante, quindi c'è un'ampia distanza, così come c'è un'ampia distanza tra De Vrij e il portiere. Nel regolamento lo vedevamo, l'attaccante è proprio attaccato al portiere, in questo caso De Vrij è almeno 5-6 metri più avanti. Per tutti questi parametri, quindi secondo l'AIA, questo è un gol regolare ed è stato giusto convalidarlo. Ecco, se proprio non vogliamo dar retta all'AIA per vari motivi, magari retropensieri, eccetera, eccetera, possiamo dire che è un episodio dubbio al massimo, un episodio grigio. Ecco, io un episodio grigio, ragazzi, quindi mi aspetto che venga trattato in un certo modo e chiaramente sul Corriere dello Sport invece diventa questo, un episodio grigio diventa clamoroso errore sull'1-0, arbitro e VAR, un disastro. Questa è la prima pagina del Corriere dello Sport, che nell'edizione romana è ancora più pesante, tra l'altro, più fuorigioco di così, puntini puntini, titolano, come a far passare ancora una volta l'immagine di un furto da parte dell'Inter. In una partita in cui, ragazzi, di episodi clamorosi ce ne sono stati altri, perché Ibrahimovic, che era ammonito nella Lazio, doveva prendersi il secondo giallo, doveva essere espulso, ma voi vedete qualcuno che ne sta parlando in giro? Ve lo dico io, era ammonito, andava espulso per il secondo intervento. Ma poi, a proposito di fuorigioco, voi avete mai visto un fuorigioco fischiato come questo da Arnautovic, con Arnautovic che parte prima della linea di centrocampo? Eppure di questo lo stesso nelle moviole non ce n'è traccia e nessuno ne parla. Ora, l'episodio, lo ripeto, dal punto di vista degli arbitri dunque è regolare. Io dico che poteva essere un po' dubbio, per cui sarei stato magari più contento di vedere il VAR che richiama l'arbitro e lo porta a decidere. Però ecco, è una situazione che si può rendere magari più oggettiva anche nel prossimo futuro. Si può far sì che questo diventi oggettivo, quindi è fuori gioco oppure no, bianco o nero e non vie di mezzo. Al momento però, stando il regolamento, è una situazione reputata corretta da parte degli arbitri, al massimo la si può definire dubbia, ma questa eco mediatica che si sta dando agli episodi dell'Inter, ragazzi, sta diventando veramente assurda e pericolosa.
Ditemi un po' la vostra nei commenti, mi raccomando, clic sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto, e fate anche un salto su sportixmarket.com, il gioco che ormai conoscete, completamente gratuito, in cui si vincono premi reali con le fantazioni delle squadre. Vi basta andare sul mercato dove cercate le fantazioni delle squadre su cui volete investire, poi costruite il vostro portafoglio e in base ai risultati poi delle squadre, le fantazioni delle squadre che avete in portafoglio aumentano o perdono di valore, e questo fa aumentare o diminuire il valore del vostro portafoglio, appunto. In questo modo potete andare a scalare questa classifica che vedete, e vincere premi reali ogni mese e grandi premi anche a fine stagione. Quindi Sport Exchange Market è un gioco completamente gratis, trovate il link in descrizione qui sotto per iscrivervi, e se volete sfidare anche noi di Passione Inter ci trovate lì con il link che trovate qui sotto in descrizione. Tornando alla partita, tornando a questo Inter-Lazio, vi do altre 4 curiosità in ordine sparso su questa partita. Subito dopo la gara io ho definito quest'Inter un Inter versione Coppa, perché non era la Champions League, ma è stata un Inter con l'attenzione quasi da Champions League, comunque con quella differente veste tattica che stiamo vedendo soprattutto nelle coppe. Questa volta l'abbiamo visto in Coppa Italia, ovvero baricentro più basso, sia nel primo che nel secondo tempo rispetto al solito. Un'Inter molto più cinica, 4 tiri totali di cui 2 in porta, entrambi gol, quindi super cinica come non siamo stati in campionato assolutamente, e molto più agguerrita anche nei duelli. Ne stavamo parlando ieri sera nel club, poi ho sentito che ne hanno parlato anche su cronache di spogliatoio. L'Inter ha vinto la stragrande maggioranza dei duelli, mi sembra una quarantina su 60 duelli totali in questa partita li ha vinti l'Inter, quindi è stata un'Inter anche più cattiva, sicuramente anche più compatta come formula, come formazione, in un momento in cui forse non è brillantissimo dal punto di vista fisico, in un momento in cui mancavano i 2 attaccanti, e sappiamo quanto fatica l'Inter senza già uno dei 2, figuriamoci con entrambi gli attaccanti titolari. È stata un'Inter quindi più vicina alle versioni di Champions, dove per esempio, se non vado errato, con l'Arsenal avevamo la stessa difesa, con Bissek a sinistra, Pavard e De Vrij al centro, quindi un'Inter più versione Champions che versione campionato. In più io ho avuto anche la sensazione di un Inter che si stanca, ha tanti infortuni soprattutto sugli esterni, tra poco ci arriviamo, ma ha saputo gestire le energie e ha chiuso la partita in crescendo, sia come forma che anche come forma mentale, come coraggio. Mi è rimasta impressa un'azione nel finale in cui siamo quasi a fine partita, Pavard si va ad alzare, si va ad aggiungere e sovrapporre agli attaccanti, abbiamo spinto molto. Quindi molto interessante questo. Poi terza cosa da segnalare, da un punto di vista tattico, l'Inter a un certo punto della gara, attorno al 63esimo, se non vado errato, passa al 4-4-2 sostanzialmente, con Pavard e bastoni terzini, De Vrij e Bissek centrali, Dumfries e Zelinski esterni di centrocampo, con Frattesi e Ciala in mezzo, poi Frattesi viene anche sostituito dopo, Taremi e Correa in attacco. Ora, in tanti hanno detto, intanto solita smentita, chi dice Inzaghi conosce un solo modulo, eccetera, eccetera. Inzaghi comunque sa fare anche altre cose al momento della necessità. Ci siamo interrogati, può essere una soluzione duratura, può essere un qualcosa su cui sta lavorando? Ecco, secondo me no, nel senso che da come ha parlato Inzaghi nel post partita in conferenza stampa ha fatto capire ancora una volta che si tratta di una situazione di emergenza che è stata diciamo affrontata in questo modo e non un qualcosa invece su cui si sta lavorando. Direi che è stato anche un assetto che ha funzionato abbastanza, anche se secondo me si è visto comunque che non è qualcosa di automatizzato e di immagazzinato nella memoria dei giocatori, però ecco, a Napoli l'Inter si presenterà con di fatto solo 2 esterni, Di Marco e Dumfries, con un Di Marco che avrei voluto risparmiare maggiormente. Zalewski è fuori, Carlos Augusto salta in Napoli, Darmian forse torna dopo la sosta, purtroppo dopo questo problema muscolare. Siamo veramente ridotti all'osso sugli esterni. Ecco, occhio, perché potrebbe essere a questo punto in situazione di emergenza un qualcosa da riprovare a gara in corso contro il Napoli, non dall'inizio chiaramente. Quarta cosa, su Arnautovic, il gol di Arnautovic, ragazzi, ne ha parlato Inzaghi, il frame qui non è proprio bellissimo dal punto di vista visivo, ma ve lo ricordate? È stato uno schema provato da Simone Inzaghi, lo ha detto Inzaghi in conferenza post partita, è stata una situazione che hanno provato prima della partita. Lo voglio sottolineare perché c'è una particolarità, una curiosità. Se vi ricordate, dopo la gara contro Lazio di campionato, vi avevo segnalato come l'Inter avesse provato, forse per la prima volta, ma comunque fosse riuscita a trovare il gol di sicuro
per la prima volta con un nuovo schema su calcio d'angolo, con i 2 giocatori che si avvicinavano alla bandierina, poi uno se ne andava, battuta ad uscire e colpo di testa che creava delle occasioni, creava dei gol. Da lì vi avevo invitato a tener d'occhio i calci piazzati, vi avevo detto: "Occhio perché l'Inter sta lavorando tanto sui piazzati, sta trovando delle soluzioni differenti, nelle ultime settimane ha provato delle situazioni differenti e oggi ancora una volta arriva un gol da calcio piazzato che è stato provato con Arnautovic che in tanti si aspettavano come attaccante forte fisicamente te lo aspetti in area di rigore. Invece avevano provato proprio questa situazione con Arnautovic che si sganciava fuori perché è quello che balisticamente questi colpi li ha e lo ha fatto molto, molto bene. Quindi, sono contento, ecco, che l'Inter stia trovando queste soluzioni anche alternative per andare al gol che sono molto importanti. Anzi, sta diventando sempre più un'arma principale per l'Inter il gol da calcio piazzato. Sono contento soprattutto per il gol di Arnautovic che, mi viene da dire, non so che ne pensate voi, in questo momento ha superato Taremi probabilmente nelle gerarchie. Anzi, è stato un Arnautovic, che gol alla Lazio, gol all'Udinese, gol all'Atletico Madrid l'anno scorso. In Coppa evidentemente qualcosina, lo accende, mentre c'è un Taremi che, c'è da dire che, ha giocato con gli antidolorifici. Ha detto Inzaghi, sia lui che Frattesi avevano problemi, quindi hanno stretto i denti per andare in campo, però quella di Taremi è stata un'altra partita negativa. Si è parlato tante settimane fa, c'è stato lo scandalo di Lautaro Martinez che aveva perso 13 palloni, mi sembra proprio nella partita contro la Lazio, mi sembra, 13 palloni persi su tipo 53 giocati. Ecco, Taremi su 24 palloni giocati ne ha persi 11, quasi la metà sostanzialmente. È stato ancora una volta piuttosto negativo, fin troppo altruista in alcuni momenti dove cerca sempre di servire il compagno. L'unica cosa che mi è piaciuta ancora una volta è che nel recupero palla, nell'aggressione, nel pressing fa sempre il suo, va sempre a sporcare gli avversari, quindi nell'attitudine qualcosa c'è, però è evidente che è ancora lontano da quello che ci si aspetta ed Arnautovic a questo punto sembra averlo scavalcato nonostante questi problemi, ecco, di mentalità che conosciamo bene. Questo mi collega all'ultima cosa che volevo sottolineare, è relativa a quella solita discussione sull'Inter che ha le 2 squadre. Io continuo a dire che, questo discorso dell'Inter che ha 2 squadre, eccetera, eccetera, ne abbiamo parlato tante volte, lo portano avanti solo chi vuole il male dell'Inter, solo chi vuole gufare, solo chi vuole insultare l'Inter quando poi non vince. E purtroppo in questa dinamica poi ci cadono anche tanti interisti che dicono: "Ma come? Avevamo 2 squadre, 2 squadre, 2 squadre". Che abbiamo 2 squadre lo dicono solo gli anti-interisti per criticarci e per poterci attaccare. Partiamo sempre da questa cosa. Possiamo però dire che comunque l'Inter 15-16 giocatori validi li ha, perché Martinez in porta, terzo clean sheet su 3 partite giocate, 6 parate su 6 tiri in porta in questa gara contro Lazio, 3 uscite alte molto importanti anche in questa gara, continua a dare sempre più certezza e adesso diciamo che diminuiscono un po' i commenti del tipo: "Ma perché abbiamo investito 14 milioni sul portiere?" Frattesi poi non ha fatto un partitone, ma secondo me non ha fatto così schifo come sto leggendo da tante altre parti. Mi sarebbe piaciuto vederlo di più con Darmian perché, ve lo stavo segnalando durante la partita, era evidente che l'Inter stava provando qualcosa di diverso con Frattesi che si alzava molto sulla fascia, giocava più verticale rispetto a Darmian, con Darmian che invece lo copriva un pochino di più e comunque nelle azioni offensive Frattesi è entrato in diverse azioni offensive. Poi Bissek che non è un titolarissimo, però è stato sontuoso, così come lo è stato anche De Vrij che gerarchicamente forse parte alle spalle di Acerbi, e soprattutto c'è questo signore qua, Piotr Zielinski, di cui dobbiamo assolutamente parlare. L'ho detto fin da subito in partita, mi è piaciuto molto, ha fatto delle cose, soprattutto palla al piede, importantissime. Io però qua, siccome mi piace scatenare le discussioni e le polemiche, ci voglio mettere una piccola nota aggiuntiva per frenare alcuni entusiasmi, perché oggi, secondo me, è giusto mettere in discussione la titolarità di Mkhitaryan, però attenzione a non dimenticarci così in fretta chi è e che cosa fa Mkhitaryan. Nel senso, Zielinski fa delle cose, soprattutto palla al piede, che sono bellissime, eccellenti. E in partita si è acceso secondo me un pochino diesel, un pochino alla lunga ha fatto sempre meglio. Perché altrimenti in realtà nelle difficoltà di costruzione che ci sono state ad inizio partita, Zielinski non è che abbia contribuito in maniera così determinante all'uscita dal pressing della Lazio, anzi è stato un pochino così così e senza palla rimane un giocatore che per me è più pigro di Mkhitaryan. Tanti hanno fatto il paragone col primo Eriksen dell'Inter. Ecco, anche Eriksen aveva questi picchi di classe pura, palla al piede, ma pure questi accenni di pigrizia nei movimenti senza palla. Per cui, ripeto, è giusto secondo me mettere in discussione Mkhitaryan per Zielinski,
ma lo ripeto, non dimentichiamoci che cosa fa Mkhitaryan e che giocatori è Mkhitaryan, soprattutto all'interno di questa Inter. Fatemi sapere che ne pensate, a proposito di questa analisi e di tutti i temi che abbiamo trattato. Vi aspetto qui sotto nei commenti. Ne stiamo parlando tantissimo anche nel club di Passione Inter, che in queste ore è rovente su passioneinter.club. Tra l'altro siamo sempre di più e vi ringrazio per il grande supporto che ci state dando. In descrizione trovate il link per accedere con la novità degli abbonamenti mensili che sono più flessibili, più semplici. Potete entrare nel club, accedere fin da subito a tutti i vantaggi e poi decidere se rimanere o meno, ma sono sicuro che rimarrete con noi perché in questo momento della stagione soprattutto è un piacere condividere l'Inter e questa Inter con questa grande community. Vi lascio quindi con un altro approfondimento che trovate in descrizione, trovate il link qui sotto per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.